Buongiorno a tutti, terzo episodio della serie Blunder, se li capisci li eviti. La posizione che esaminiamo oggi è stata segnalata da Massimo Loi, che ringrazio. Vediamo subito la posizione. Passiamo immediatamente a sentire il commento di Massimo. Ciao Gian, ti allego questa posizione, partita I7, sono in vantaggio 4-0. Ho giocato questa mossa senza pensarci più di tanto perché mi sembrava naturale. XG me la evidenzia come blunder, ma non capisco la motivazione, per cui mi sembra bene condividerla con tutti. Ciao. Allora, il dubbio di Massimo è abbastanza ragionevole, nel senso che penso che in molti avrebbero giocato la mossa che ha giocato lui, quindi fare casa 1, senza pensarci più di tanto. La posizione è estremamente interessante ed istruttiva perché per arrivare alla mossa corretta è, a mio avviso, importante avere chiaro il piano di gioco, cosa che non sempre abbiamo presente quando giochiamo, ma spesso ci limitiamo a eseguire le mosse una alla volta. Qui il bianco ha due pedine, due runner nella casa 24, dietro un prime da 4 e le pedine non vedono la luce. Quindi è evidente che questa è la criticità maggiore della sua posizione. Per risolvere il problema deve, in attesa di riuscire a creare un'ancora più avanzata per poter scappare, deve cercare di costruire un prime per contenere le pedine avversarie, i runner avversari. Infatti, il piano dell'avversario è sicuramente quello di portare avanti i runner per avere dei costruttori per estendere il suo prime. Prime che è sicuramente forte ma poco mobile, in quanto ha un pilone sulla casa 6 che non facilita la creazione di nuove case. Quindi dicevamo, posto che il piano di gioco del bianco è quello di costruire un prime per contenere i runner avversari, appare abbastanza chiaro che colpire sulla casa 1, quindi fare casa 1, non risponde al piano ed è anzi controproducente perché sottrae due importanti costruttori per la casa 4. Casa 4 che sicuramente fa parte del prime. Quindi, cioè, non solo sottrae i costruttori e non ostacola minimamente la fuga dei runner avversari, che hanno nelle nostre case 4 e 3 due ottimi punti d'appoggio, non minacciati da alcun costruttore se appunto facciamo casa 1. Quindi, tenendo conto del nostro piano di gioco, ci viene abbastanza
spontaneo pensare di colpire sulla casa 4. Le possibilità sono due. Una è che veniamo ricolpiti, ma questo non è drammatico perché può anzi facilitare il nostro compito di creare un'ancora avanzata. Quindi aiutare i nostri due runner a vedere la luce. Se invece non veniamo colpiti, abbiamo ottime possibilità di fare casa 4, che è appunto importante per il nostro prime. Possiamo vedere che cosa dice XG e vediamo che appunto suggerisce come prima mossa colpire sulla casa 4, mentre la mossa giocata da Massimo, quindi fare casa 1, è quasi un blunder. Concludendo, che cosa possiamo dire? La posizione segnalata da Massimo è estremamente istruttiva, in quanto è un chiaro esempio dell'importanza di avere ben presente un piano di gioco per giocare le nostre mosse non una per volta, ma all'interno di un quadro logico e quindi con degli obiettivi ben precisi. Questo sembra anche quasi scontato, ma vi assicuro che non è per niente naturale avere chiaro un piano di gioco. Spesso siamo portati a giocare appunto le mosse una per una, ma mentre in certe posizioni questo può anche andare, in altre diventa un problema molto molto grosso. Quindi il mio messaggio è: spero che questo esempio, questa posizione segnalata da Massimo sia utile a questo scopo, è quello di avere sempre chiaro il proprio piano di gioco, cioè sapere dove vogliamo arrivare, come speriamo di vincere il nostro game. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci al prossimo episodio.